Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice ed oggi vi rivelerò i miei segreti per una pronuncia italiana perfetta. Prima di iniziare voglio fare soltanto una breve premessa. La perfezione non esiste, quindi non preoccupatevi troppo di raggiungere una pronuncia perfetta al 100%, non entrate in uno stato di ansia o stress perché non riuscite ad avere un accento il più simile possibile a quello italiano. La bellezza di imparare una lingua straniera sta anche nel avvicinarsi alla cultura di quella lingua e nel cercare di capirla a 360 gradi. Questo però non significa dover per forza raggiungere la perfezione. Nessuno è perfetto, specialmente quando sta parlando una lingua che non è la sua lingua madre. Io per esempio studio inglese da moltissimi anni, ho vissuto all'estero in paesi dove la lingua madre era l'inglese, perciò ho avuto modo di praticarlo davvero moltissimo. Nonostante questo, la mia pronuncia inglese non è perfetta, mantengo sempre quell'accento italiano che le persone riconoscono e va bene così, è una mia caratteristica, io sono così e non posso cambiarla, nonostante mi alleni veramente tantissimo a migliorare la mia pronuncia. Questo non significa che sia comunque impossibile raggiungere una pronuncia perfetta. Dobbiamo stare bene attenti a distinguere la pronuncia dall'accento. La pronuncia significa parlare e pronunciare, dire le parole nella lingua che si sta imparando in maniera corretta. Quindi se io leggo la parola italiana fettuccine, la giusta pronuncia è fettuccine, sarebbe invece una pronuncia sbagliata fettuccini, ok? Per fare un esempio davvero banale. L'accento invece è un livello ancora più sottile che sta sotto la pronuncia stessa e che salta fuori di tanto in tanto quando stiamo conversando in una lingua che non è la nostra lingua madre. Per esempio, io che parlo con una mia amica inglese, quando parlo, quando mi rivolgo a lei, quando le spiego le cose, assumo un accento che ricorda il mio parlato italiano. E questo va benissimo ed è normale. Dobbiamo ricordarci che l'importante è riuscire a comunicare in maniera corretta, di modo che la persona con la quale stiamo parlando ci capisca. La comprensione è il nostro obiettivo principale quando parliamo in una lingua straniera. Adesso però veniamo al dunque di questo video e andiamo a vedere quali sono i segreti di Italiano in Tasca per migliorare la propria pronuncia fino a renderla quasi perfetta. Quando parli italiano, cerca di esagerare la pronuncia delle vocali. Non so se ve ne siete resi conto, ma la maggior parte di tutte le parole italiane finiscono con una vocale. Cioè la vocale è l'ultima lettera della parola. Per questo si dice che gli italiani hanno sempre la bocca aperta. Ci sono moltissime A, E, I, O, U. Le vocali si pronunciano con emissioni di voce che tengono la bocca aperta. Esagerate queste emissioni di voce. La parte finale di ogni parola si deve sentire e si deve sentire bene. Quindi esagerate la pronuncia delle vocali che stanno a fine parola. Con questo non voglio dire che dovete metterci l'accento e per esempio dire la parola piatto, piatto, assolutamente no. Dico soltanto che dovete pronunciare con enfasi tutta la parola fino alla fine, esagerando.
Un altro segreto è quello di imparare a gesticolare. Gli italiani gesticolano moltissimo quando parlano. Se siete a casa da soli, magari in una stanza o davanti allo specchio, parlate italiano gesticolando. Muovete le mani proprio come farebbe un italiano. Questo vi aiuterà a diventare più sciolti e più fluidi nella pronuncia e anche a migliorare. Circondatevi dalla lingua italiana. Questo che cosa vuol dire? Ascoltate musica italiana, guardate i vostri film preferiti in italiano, anche se non sono film di origine italiana, ma se per esempio avete la possibilità di cambiare la lingua e di metterla in italiano, questo è molto importante perché se è un film che già vi piace, che già conoscete, non vi tornerà troppo difficile capire cosa sta succedendo e ascoltarlo in lingua italiana può farvi imparare molte espressioni nuove. Ascoltate podcast o audiolibri in lingua italiana. Impostate il vostro telefono in italiano. Questo è lo strumento con cui praticamente viviamo tutti i giorni. Se lo imposterete in lingua italiana potrà aiutarvi a imparare molte parole nuove. Iniziate a leggere a voce alta. So che può sembrare molto faticoso e che spesso e volentieri magari non è il massimo mettersi a leggere tutto quanto a voce alta, ma se state facendo degli esercizi di italiano oppure se state leggendo un articolo di giornale in italiano o anche una qualsiasi cosa su un qualsiasi sito internet, leggetelo a voce alta. Almeno 5 minuti al giorno, non tanto. Se conoscete qualcuno che come voi sta studiando l'italiano, giocate insieme a fare gli italiani. Che cosa intendo? Quando parlate tra di voi e cercate di allenarvi a parlare in italiano, cercate di giocare ad imitare la parlata degli italiani. Questa imitazione vi porterà ad esagerare al massimo la pronuncia italiana, ma è un piccolo trucco che vi serve proprio a parlare più lentamente e capire bene come le parole vengono pronunciate. E infine, come ultimo consiglio, iscrivetevi al mio canale Italiano in Tasca, andate a vedere tutti gli altri miei video e continuate a seguirmi così potrete imparare l'italiano insieme a me. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!